Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come potete sapere, Halloween è alle porte, quindi oggi con voi mi dedicherò ad alcune decorazioni sfiziosissime per Halloween. Poi alla fine di tutti i video che vi mostrerò delle mie decorazioni di Halloween vi farò vedere cosa farò con tutte queste decorazioni. Con voi oggi farò un piccolo ragnetto, semplicissimo e facilissimo da fare. Ciò che ci occorre ragazzi per fare questo piccolo ragnetto sono semplicemente un colore di lana a nostra scelta. Io qua ho il viola, ma adesso prenderò un bordeaux, il nostro uncinetto, un ago da lana, gli occhietti non possono mai mancare, un filo di un altro colore per poter fare la boccuccia, dipende da voi che colore volete scegliere. Io ho fatto qua un marroncino per il contrasto a viola, in questo caso io aggiungerò del rosa pesca per il contrasto al bordeaux, le forbici, un marcapunti e poi per fare le nostre zampette abbiamo bisogno dei pipe cleaners. Io l'ho trovati di diversi colori così imbustati. Io userò il nero. Procediamo con il nostro tutorial. Ragazzi, prima di procedere con il nostro tutorial vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto ed ovviamente ragazzi, se volete qualche video in particolare lasciatelo sotto nei commenti ed io sarò felice di accontentare ogni vostra richiesta. Adesso iniziamo col nostro tutorial. Inizierò col colore principale. E ragazzi, come sempre farò il mio anello magico e nel mio anello magico farò 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiuderò il mio anello magico facendo una maglia bassissima nella prima maglia bassa fatta. E per chi mi segue, come sa, io aggiungo sempre il marcapunti alla fine nell'ultima maglia fatta. Adesso ragazzi procederemo con il nostro lavoro facendo dei giri di aumenti. Il primo giro di aumenti sarà fare un aumento per tutte le maglie che abbiamo sottostanti, quindi per ogni maglia 2 maglie, quindi alla fine del giro avremo 12 maglie basse, quindi 1 e 2 nella stessa maglia. Procediamo così fino ad arrivare al nostro marcapunti con 12 maglie basse. Una volta avute le nostre 12 maglie basse, nel seguente giro faremo una maglia bassa e un aumento. Faremo questo schema di una maglia bassa e un aumento per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti con 18 maglie basse. Eccoci qua. Adesso nel nostro ultimo giro di aumenti faremo 2 maglie basse, 2 maglie basse e un aumento. Faremo questo procedimento di 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro fino ad avere 24 maglie basse al nostro marcapunti. Una volta raggiunti il marcapunti e avremo 24 maglie basse, dovremo fare 2 giri su 24 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procediamo così fino a fare 2 giri su 24 maglie basse. Ci vediamo alla fine del secondo giro.
Eccoci qui ragazzi, una volta terminati i nostri 2 giri su 24 maglie basse, adesso dobbiamo fare delle diminuzioni. Partiremo con 2 maglie basse, una e 2, e una diminuzione. Procederemo così, facendo 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino al nostro marcapunti, dove avremo a fine giro 18 maglie basse. Una volta fatte il nostro giro di diminuzioni, proseguiremo facendo un giro di diminuzioni con una maglia bassa e una diminuzione. Alla fine del giro, arrivati al nostro marcapunti, dovremmo avere 12 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Una volta finito il nostro giro di diminuzioni ragazzi, avremo 12 maglie basse alla fine di questo giro. Prima di procedere con l'ultimo giro di diminuzioni, prenderò dell'ovatta, andrò ad imbottire il corpicino del mio ragnetto eccoci qua. Una volta imbottito ragazzi, faremo questo giro tutte diminuzione, quindi alla fine avremo 6 maglie basse alla fine di questo giro, quindi un giro tutte diminuzioni, 1, ci vedremo alla fine del giro una volta fatte tutte le diminuzioni. Eccoci qua ragazzi, una volta fatte le nostre diminuzioni avremo le ultime 6 maglie basse. Io toglierò il mio uncinetto, taglierò il filo e con un ago da lana mi aiuterò a passare il filo attraverso le asoline delle ultime 6 maglie basse per poter stringere questo piccolo forellino. Se avete bisogno di imbottire ancora il nostro lavoro, fatelo prima di chiudere il nostro lavoro. Io la lana passerò sotto ad ogni forellino e ad ogni asolina, scusatemi, e chiuderò il mio lavoro. Una volta chiuso il forellino farò un nodino per una chiusura con sicurezza, nasconderò il filo attraverso il lavoro. Eccoci qua ragazzi, il nostro ragnettino è quasi completo. Ciò che ci manca è da aggiungere i nostri piedini con il pipe clear. Ragazzi, alla base del corpo io aggiungerò questi qua. Le misure della lunghezza ovviamente ve le scriverò sotto in descrizione, tutte le misure che ho usato. Io mi aiuto con un ago da lana un po' più doppio e le faccio passare attraverso il lavoro così. Io ne ho messi solo 2 da avere 4 zampette, ma se voi volete più zampette potete semplicemente tagliarne di più. C'è chi vuole usare 6 zampette, chi 8, io ho usato semplicemente 4 perché il mio ragnetto non è grandissimo. Ecco qua, una volta aggiunte entrambe le zampette, e quindi saranno 4 in totale, adesso io posizionerò gli occhi al mio lavoro. Io ho degli occhietti, questa volta ho trovato degli occhietti compresi di adesivo, quindi non mi servirà la colla a caldo, quindi però per chi vuole un lavoro a maggior sicuro può usare anche della colla a caldo. Io sto usando questi con l'adesivo
e mi trovo benissimo, non ci sono mai scollati da quando li sto usando. Ecco qua, adesso mi resta che fare la bocca con quel filo di rosa chiaro che vi ho accennato prima. Ne taglierò un filo, andrà il mio ago da lana. Ovviamente ragazzi la scelta del colore è a piacere vostro, potete anche scegliere degli occhietti un po' anche più sfiziosi o più paurosi, dipende assolutissimamente da voi, perché ci sono anche quegli occhietti che fanno terrore, quindi potete anche sbizzarrirvi nel decorare il vostro ragnetto. Non è detto che dovete usare gli stessi occhi che ho usato io, la scelta degli occhietti, della bocca è assolutissimamente a vostro piacimento. Ed eccoci qua, ho nascosto il nostro filo attraverso ed eccoci qua ragazzi con il nostro ragnetto terminato. Se vi è piaciuto questo video ragazzi lasciate semplicemente un mi piace, iscrivetevi al mio canale come sempre, ci vediamo al prossimo video con una nuova decorazione di Halloween. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.